lasciando Tarragona per dirigerci verso la regione della Murcia, passando per Valencia. Il nostro viaggio continua. La provincia di Barcellona, adesso siamo diretti, che siamo appena entrati nella provincia di Valencia. La meta finale dovrebbe essere Murcia, ma per Alicante ci vogliono altri 250 km. Per adesso è tutto, ci aggiorniamo più avanti. Al di là di quelle montagne che vi ho appena mostrato in precedenza, c'è a 146 km Alicante. La fascia di territorio compresa tra le province di Valencia e Alicante è particolarmente ricca. Ci sono molti insediamenti industriali e tra questi anche lo stabilimento della Ford Auto, ma non è tutto, perché è la zona di grossissima produzione di frutta e di ortaggi che vengono poi distribuiti sul paese, ma soprattutto esportati anche in Italia. Stiamo costeggiando Benidorm, nella comunità valenziana, definita la Dubai del Mediterraneo, la località turistica più famosa della Costa Blanca per le sue spiagge e il mare calmo. Uno skyline con grattacieli avveniristici che dopo una curva dell'autopista mediterranea appaiono all'improvviso, confondendo le idee, e ci si domanda confusi: dove mi trovo? Il più famoso dei grattacieli è il Grand Hotel Bali, l'albergo più alto di Spagna, con i suoi 186 metri di altezza e 52 piani. Una città ultramoderna e, perché no, tutto sommato affascinante, assolutamente fuori posto in questo angolo di Spagna orientale. Da quando siamo partiti finora vorrei sottolineare la qualità dell'autostrada mediterranea che abbiamo percorso finora. Tutta efficienza. Dopo 4 ore di viaggio giungiamo in vista di Alicante per uno scalo tecnico presso il confortevole Alicante Hills Residence, situato a soli 4 km dall'aeroporto, in Glorieta, Regno Unito, al numero 6. E da un centinaio di metri dalle spiagge del litorale sud, Playa de Aguamarga, Playa de San Gabriel, Playa de Salazar. Una località particolarmente gettonata dal turismo vacanziero, perché è tranquilla e ospitale. Dopo 4 ore di viaggio siamo arrivati ad Alicante, siamo giunti in questo residence che si chiama appunto Alicante Hills, che è un vero e proprio appartamento a poco prezzo, 59 euro, con parcheggio privato, dove c'è uno spazio per più persone, quindi anche c'è la possibilità anche per prepararsi da mangiare. Buongiorno, inizia una nuova giornata. Dopo aver fatto scala ad Alicante ripartiamo. La nostra rotta di oggi è Murcia.
cosa incredibile, frutteti a non finire, albicocche, mele, c'è un po' di tutto, melagrane, una cosa incredibile. Comprate frutta spagnola perché qui inquinamento proprio in questa zona non ce n'è. Poi un quantitativo di palme anche. Sì. Per non parlare dei palmiti che ci sono, è una cosa veramente continua. Eccoci giunti a Murcia, un comune spagnolo, capoluogo della regione di Murcia. È il centro della regione di Huerta de Murcia e della sua area metropolitana. Si trova nel sud-est della penisola iberica, sulle rive del fiume Segura, nella cosiddetta depressione precostiera di Murcia, a 40 km dal Mar Mediterraneo. Murcia è molto importante per l'esportazione agricola per eccellenza, grazie al suo famoso e fertile frutteto, per il quale era conosciuto come il frutteto d'Europa. Tra le sue industrie più importanti ci sono alimentare, tessile, chimica, distillazione e produzione di mobili e materiali da costruzione. Inoltre è importante per la sua grande tradizione delle università, la prima fondata nel 1272. Nella nostra tabella di marcia non abbiamo molto tempo per visitare la città a fondo, però vi mostreremo le bellezze più importanti che la caratterizzano, lasciando a voi la curiosità di venirci ed esplorarla a fondo.